Oggi vi faccio vedere come preparare gyoza con gamberi e verdure. I gyoza sono i ravioli alla griglia giapponesi e distinguono dai ravioli cinesi soprattutto la sottilezza delle sfoglie. Ho già pubblicato come fare le sfoglie per gyoza e in questo video vi farò vedere la preparazione di gyoza con i gamberi e le verdure utilizzando le sfoglie che ho già preparato. Gli ingredienti sono le sfoglie per gyoza, i gamberoni, l'aglio, lo zenzero, il cavolo cappuccio morbido, i cipollotti, il sake, l'olio di semi, l'olio di sesamo, l'aceto di mela, la salsa di pesce, la salsa ostriche, l'olio piccante rayu, il pepe bianco e il sale. Questa è la ricetta da 2 porzioni abbondanti. Dopo averlo lavato il cavolo cappuccio morbido, separiamo la parte foglie dalla parte cuore e ognuno li tagliamo sottilissimi e prepariamo 300 grammi. Aggiungiamo 10 grammi di sale sul cavolo, li mescoliamo bene tutto insieme e li lasciamo a riposare per 5 minuti. Abbiamo 100 g di cipollotti, dopo averli lavati li prepariamo tritati e li mettiamo nella ciotola. Abbiamo il cavolo con il sale, dopo 5 minuti li mescoliamo ancora meglio. In questo modo il cavolo butta fuori sua acqua e diventa meno volume, vuol dire che c'è più quantità del cavolo in ogni pezzo di gyoza. In più, mettendo il sale nel cavolo, quando mastichiamo i gyoza li sentiamo gustosi e fa esaltare la dolcezza del cavolo. Dopo averli mescolati bene, li lasciamo a riposare altri 5 minuti. Nel frattempo prepariamo un cucchiaino di zenzero grattugiato e lo mettiamo nella ciotola dove ci sono i cipollotti tritati. Prepariamo anche un cucchiaino di aglio grattugiato e lo mettiamo nella ciotola dove ci sono i cipollotti e lo zenzero. Abbiamo 300 g di gamberoni. Dopo averli lavati bene li sgusciamo. Sgusciandoli diventeranno circa a 240 g. Se userete i gamberi più piccoli, ricordate che ci interessa avere 240 g di polpa di gamberi. Questi gusci a volte li cucino mettendo il sale con il toaster e li faccio bruciacchiaroli e avranno buonissimo profumo e gusto e li preparo il brodo per fare la zuppa di miso o lo uso come una parte del brodo per il ramen. Eliminiamo l'intestino dei gamberoni e intoriamo con la lama del coltello al centro della schiena, così si apre e possiamo eliminarli comodamente. E li tagliamo ai pezzettini piccoli. Dopodiché li tritiamo. Continuiamo finché non diventerà un impasto appiccicoso. Sono passati il totale 10 minuti, forse anche di più, ma non c'è problema. Li strizziamo bene i cavoli tagliati sottili. Quelli strizzati li tritiamo finemente col coltello e poi li aggiungiamo nella ciotola dove ci sono i cipollotti e l'aglio e lo zenzero. Tritiamo bene anche il resto. Si è liberata la ciotola più grande, quindi li metto anche tutte le altre verdure. Anche i gamberoni tritati. Non ho ripreso una immagine, ma ho messo 10 g di salsa ostriche. Mettiamo anche mezzo cucchiaino di sale, il pepe bianco macinato quanto basta. Non ho la immagine,
ma mettiamo anche 15 ml di olio di sesamo e 10 ml di sake. Tutti gli ingredienti e le dosi della questa ricetta metto nella descrizione come al solito. Indossiamo un guanto usa e getta e li mescoliamo molto bene. Quando saranno uniti bene tutti gli ingredienti e diventa la farcitura unita, la lasciamo a riposare nel frigo per mezz'ora coprendo con la pellicola. Ma se non avrete il tempo non importa. La mettiamo sul piatto e la stendiamo con la paletta per fare la forma tonda di stessa altezza. La dividiamo in 4 e ogni parte la dividiamo in 7, così l'avremo diviso in 28 pezzi perché abbiamo 28 sfoglie da farcire. Prepariamo la salsa. In un altro video di gyoza dove la farcitura fatta con la carne macinata sto usando la salsa di soia, ma per i gyoza con i gamberi si sposa ancora meglio con la salsa di pesce. Mettiamo 2 cucchiaini di aceto di mela per ciascuna ciotolina e 2 cucchiaini di salsa di pesce per ciascuna ciotolina. Questa salsa di pesce è una salsa fatta principalmente dalle acciughe fermentate e il sale. È per questo che sta benissimo a gyoza con il pesce, ma se non avrete sostituite con la salsa di soia. E mettiamo un quarto cucchiaino di olio piccante che si chiama Rayu per ciascuna ciotola. L'ho preso in un negozio di alimentari orientali, ma possiamo farlo anche a casa. Ho già pubblicato la videoricetta e attacco il link nella descrizione. Maciniamo il pepe bianco quanto basta, così le salse sono pronte. Le mettiamo da parte. Spolveriamo la farina sul piatto e prendiamo una sfoglia e mettiamo la farcitura al centro. Chiudiamo l'estremità destra dandole pressione con le dita. Creiamo delle pieghe come potete vedere. Ogni piega la facciamo dando pressione con le dita. Quando arriviamo all'altra estremità la chiudiamo bene. Qua ho fatto con 6 pieghe, ma potete fare anche con 4 o 5 pieghe. Mettiamo la farcitura al centro della sfoglia e chiudiamo l'estremità destra dando ancora pressione con le dita. E la chiudiamo creando 4 o 6 pieghe dando la pressione con le dita su ogni piega. Quando arriviamo all'altra estremità la chiudiamo bene tutta la parte. Fare i gyoza a casa, soprattutto chiudere le sfoglie con la farcitura, è divertente fare con la famiglia e con gli amici, soprattutto se facciamo tanta quantità. Esempio, l'altra sera abbiamo invitato 7 amici e preparavo io diversi piatti giapponesi, ma ero indietro per prepararli. E quando sono arrivati tutti, dovevo ancora finire di chiudere le sfoglie comprate. Così ho chiesto a alcuni di loro di chiuderle, non hanno mai fatto prima, ma le ho spiegate e sono state bravissime e anche si sono divertite. In un altro mio video che si chiama Gyoza sto mostrando come fare i gyoza con la carne macinata e le verdure utilizzando le sfoglie comprate in un negozio di alimentari orientali. Chi può interessare andate a vedere e attacco il link nella descrizione. E anche in questo video vorrei farvi vedere come sto chiudendo con le sfoglie comprate anziché con le sfoglie fatte a casa. È quasi stessa cosa, ma unica cosa è che le sfoglie comprate sono più rigide e asciutte.
Quindi bisogna bagnare il bordo della sfoglia con un po' d'acqua o solo metà o tutto il bordo. Sull'immagine sto bagnando solo metà della circonferenza della pasta e quella metà bagnata poi la giriamo verso di noi e creiamo 4 o 6 pieghe come prima. E la chiudiamo bene dando pressione con le dita. Tornando ai nostri 28 gyoza di gamberi fatti con le sfoglie fatte a mano, ora andiamo a cuocerli. Se avremo una padella grande che ha un diametro 33 cm, possiamo cuocerli in un unico colpo. Mettiamo 2 cucchiaini di olio di semi nella padella. Utilizzando il pennello di silicone lo distribuiamo su tutta la superficie e mettiamo i gyoza uno vicino all'altro creando il cerchio. Una volta sono stati messi tutti i gyoza, accendiamo il fuoco al medio-basso. Questa padella, essendo molto grande, ho messo sul fuoco più grande del fornello. Dopo qualche minuto controlliamo la bruciacchiatura. E se vedete che hanno leggera bruciacchiatura, come sulla immagine, aggiungiamo 350 ml d'acqua. E la aggiungiamo versando sopra i gyoza, così le parti delle pieghe saranno bagnate e si cuociono meglio. Chiudiamo la padella con il coperchio e alziamo il fuoco al medio alto e cuciniamo circa 6 minuti. Dopo circa 6 minuti aprite il coperchio e se vedete che sta per evaporare tutta l'acqua va bene. Invece se vedete che c'è ancora acqua, richiudete e cucinerete altro 1 o 2 minuti, dipende dalla quantità dell'acqua rimasta. Dopo aver fatto evaporare l'acqua, aggiungiamo un cucchiaino di olio di sesamo dal bordo della padella e anche nello spazio al centro. E li facciamo bruciacchiare bene, così saranno croccanti e invitanti da vederli. Agitiamo la padella e cerchiamo di staccarli dalla superficie. Se non si staccano agitandola, li stacchiamo con la spatola. Hanno il colore perfetto. Spegniamo il fuoco e li impiattiamo. Scegliamo un piatto più piccolo dell'interno della padella oppure più grande della padella e mettiamo un piatto rovesciato sui gyoza e tenendo fermo il piatto con la mano capovolgiamo la padella con l'altra mano indossando un guanto da forno. 3, 2, 1. Ecco, nostri meravigliosi, invitantissimi gyoza sono pronti! Ogni volta che faccio gyoza, proprio questo momento mi dà tanta emozione a vedere il risultato, il loro colore e l'aspetto così invitanti. Mangiare è una cosa seria e vorrei mangiare le cose buone ogni giorno, possibilmente nella vita. Allora mi conviene sapere bene cucinare, perché anche sono amante di mangiare a casa. Mi sento pienamente mio agio e condividere questa grande gioia con miei cari, una cosa che non ha il prezzo. Sentite questo suono. Ho preparato immancabile riso bianco e la zuppa di miso con le alghe wakame, i funghi shiitake e le cipolle novelle.
Il colore della insalata dà un tocco frizzante e il suo sapore rinfrescherà la bocca. Mangiamoli inzuppando nella salsa. È davvero buono! Si sente il gusto affascinante dei gamberi, rinforzati ancora di più dall'aglio e dallo zenzero. I cipollotti danno il gusto deciso e la dolcezza del cavolo cappuccio dà profondità a tutto questo gusto. Mangiare il riso bianco insieme a gyoza è quasi obbligatorio per come si abbinano. Spero tanto che anche voi proviate questo piatto per poter vivere questa esperienza culinaria indimenticabile. Se li cuocete con 2 padelle piccole oppure con una padella piccola e li cuocete 2 volte, cercate di riempire i gyoza nella padella, dopodiché mettete l'acqua fino alla metà dell'altezza dei gyoza. Questo video termina qui, se vi è piaciuto potete lasciare un like o un commento per farmi sapere cosa ne pensate. E se non volete perdervi i prossimi video potete iscrivervi al mio canale cliccando sul pulsante iscriviti qui sotto. Ci vediamo presto con la prossima video ricetta. Ciao a tutti!